tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa mini bag graziosissima che vi ho mostrato qualche giorno fa sul mio Instagram, borsetta indossata per un matrimonio e ha fatto decisamente la sua figura. L'ho realizzata interamente tutta con il punto di lavorazione nido d'ape, punto che può sembrare inizialmente difficilissimo, cosa che ho pensato sempre anche io vedendo questo punto, ma in realtà è di una semplicità estrema, basta capire il meccanismo e poi il lavoro scorre velocemente e facilmente. Ho cercato di spiegarvi tutto nel modo più chiaro possibile, spero di essere stata all'altezza. Ho applicato questa chiusura a girello senza fare nessun foro qui sulla lavorazione ad uncinetto, ma l'ho applicata direttamente sul bordo in questo modo. Questa chiusura che ho utilizzato mi dava la possibilità di applicarla in questo modo, così non ho avuto alcun impazzimento per applicarla sulla lavorazione. Ho solo applicato il girello qui nella lavorazione, ma questo va applicato con le alette all'interno. Ovviamente non ho avuto tempo di foderarla, ma comunque sicuramente lo farò prossimamente. Come vi ho spiegato già nel tutorial, farò sicuramente una fodera a sacchetto che andrò a cucire poi qui lungo il bordo. Per quanto riguarda la patella la lascio così. Manico e tracolla li ho applicati tramite i moschettoni facendoli passare nella lavorazione e questo è quanto. Comunque è tutto spiegato durante il tutorial. Ho utilizzato il materiale che avevo in casa, quindi nulla di particolare. Ho utilizzato del cordino, la chiusura mi serviva e l'ho presa su Amazon, ho preso un pacchetto con diverse chiusure, questa era quella che mi piaceva di più. Sicuramente vi lascerò qualche link nel box informazioni qui in basso. Quindi ora non mi perdo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno del cordino, 300 grammi per questo progetto sono più che sufficienti, 1 metro di catena, una chiusura a girello, 4 moschettoni tondi, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque, la borsa si compone di 2 pannelli. Entrambi i pannelli hanno lo stesso procedimento, quindi vedremo il procedimento del punto, poi andrà ripetuto per entrambi i pannelli. Quindi, innanzitutto lavoreremo a punto nido d'ape, quindi per lavorare questo punto dovremo avere un numero di maglie dispari, quindi partiremo con un numero di catenelle pari, in cui è inclusa anche quella per girare. Quindi ovviamente se volete realizzare questa borsa più grande oppure più piccola, ma più piccola non penso perché già di suo è piccolina, se volete realizzarla più grande vi basterà avviare un numero di catenelle pari in base alla grandezza che volete ottenere. Per quanto riguarda questo progetto andremo ad avviare 28 catenelle che corrispondono esattamente a 17 cm. Fatte le catenelle, torniamo indietro a maglia bassa, quindi puntando l'uncinetto nella seconda catenella torniamo indietro lavorando una maglia bassa per ogni catenella.
Terminata questa riga, voltiamo il lavoro e andremo a ripetere lo stesso procedimento per un'ulteriore riga, quindi facciamo una catenella e andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ok, ultimo punto, abbiamo terminato questa riga, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e a questo punto si inizia a lavorare dei passaggi un pochettino più elaborati ma nulla di impossibile. Il punto nido d'ape è formato da maglie basse e maglie basse allungate ed ora vediamo come iniziare questa lavorazione. Iniziamo lavorando un punto allungato nel primo punto. Il punto allungato va fatto in questo modo: puntiamo l'uncinetto nella maglia non sottostante ma della riga precedente a quella sottostante, quindi andiamo a puntare proprio alla base della maglia bassa che abbiamo qui sulle catenelle iniziali. Praticamente puntiamo l'uncinetto proprio alla base, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, allunghiamo fino alla catenella che abbiamo sull'uncinetto e andiamo a chiudere a maglia bassa in questo modo. Viene chiamata maglia bassa allungata semplicemente perché andiamo a prendere comunque la maglia sottostante. Il punto successivo va lavorato normalmente, quindi puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva e lavoriamo una maglia bassa. Dopodiché dobbiamo lavorare di nuovo la maglia bassa allungata, quindi non dobbiamo andare a puntare l'uncinetto nella maglia successiva della stessa riga, ma della riga precedente. Quindi non andiamo a puntare in questa maglia perché qui abbiamo già lavorato la maglia bassa, ma saltiamo il punto successivo alla maglia bassa allungata iniziale e andiamo nel successivo, quindi nel terzo punto puntiamo l'uncinetto, prendiamo il filo, lo tiriamo su fino alla maglia che abbiamo sull'uncinetto e chiudiamo a maglia bassa. Penso che il procedimento sia più facile a farsi che a dirsi perché è veramente semplicissimo, basta capire il meccanismo. Poi di nuovo una maglia bassa normale nel punto successivo e dovremo alternare maglia bassa allungata e maglia bassa normale. Se siete alle prime armi, assicuratevi ovviamente a fine riga di avere lo stesso numero di punti iniziale. In questo caso abbiamo 27 punti di base, quindi 27 punti poi dovremo avere al termine di questa riga, perché magari è facile confondersi e fare qualche maglia di più. Ora dobbiamo andare a fare di nuovo la maglia bassa allungata, quindi puntiamo l'uncinetto alla base della maglia della prima riga, non in questa ma in questa, puntiamo l'uncinetto, tiriamo fino su e chiudiamo a maglia bassa. Poi di nuovo una maglia bassa normale nel punto successivo e di nuovo una maglia bassa allungata. Per fare la maglia bassa allungata vi basta saltare il punto successivo a quello lavorato, quindi qui abbiamo una maglia bassa allungata, ora dobbiamo farne un'altra, quindi siccome il punto successivo alla maglia bassa allungata è la maglia bassa normale e corrisponde esattamente a questo punto, ora dobbiamo fare la maglia bassa allungata, la andiamo a fare in questo punto, quindi saltiamo sempre un punto in questo modo. Quindi procediamo così per tutta la riga.
Termineremo la riga con una maglia bassa allungata nell'ultimo punto. In questo modo sistemiamo le asole e questo sarà il risultato della prima riga con la maglia bassa allungata. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e da questa riga in poi dovremo tenere a mente i passaggi perché andranno ripetuti ed alternati poi nelle prossime righe. Iniziamo lavorando una maglia bassa nel primo punto, quindi quando nella riga sottostante iniziamo e terminiamo con la maglia bassa allungata, quindi quando abbiamo la maglia bassa allungata andremo a lavorare la maglia bassa normale qui. Dopodiché dobbiamo andare ad afferrare questa asola qui della maglia bassa allungata, della prima maglia bassa allungata, solo la metà, perché non dobbiamo prendere tutta la maglia, ma solo un'asola, la seconda, e la prima dell'altra maglia bassa allungata. In questo modo dobbiamo inserire proprio l'uncinetto in questo modo, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. In questo modo facciamo una maglia bassa nel punto successivo, poi di nuovo dobbiamo andare a prendere le asole delle due maglie basse allungate, quindi prendiamo la seconda e la prima della successiva maglia bassa allungata in questo modo e facciamo una maglia bassa. Una maglia bassa nella maglia successiva e poi di nuovo una maglia bassa in rilievo, perché comunque questa maglia che andiamo a fare si chiama maglia bassa in rilievo. Prendiamo le due asole e chiudiamo a maglia bassa in questo modo. Quindi questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutta la riga. Vi basta capire il meccanismo: maglia bassa nel punto successivo, ovvero dove c'è la V, mentre qui andiamo a prendere le due asole in questo modo. Maglia bassa e rilievo, maglia bassa normale nel punto successivo e poi riandiamo a prendere le due asole e facciamo una maglia bassa in rilievo. Procediamo così. Terminiamo con una maglia bassa normale nell'ultimo punto. Questo è il risultato di questa riga. A questo punto si volta il lavoro, si fa una catenella e si procede con la riga successiva. In questa riga partiremo con una maglia bassa, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo punto perché al di sotto abbiamo già una maglia bassa allungata. Dovremo andare ad alternare come facciamo per il punto canestro. Per il punto canestro alterniamo una maglia bassa e un punto canestro, poi nel giro successivo dove abbiamo il punto canestro facciamo la maglia bassa, dove abbiamo la maglia bassa facciamo il punto canestro. Qui è lo stesso procedimento, quindi ora qui abbiamo la maglia bassa allungata, abbiamo fatto la maglia bassa. Nel punto successivo dobbiamo andare a lavorare il punto allungato e lo andiamo a lavorare esattamente in questa maglia bassa che si vede qui. Dopo ogni punto allungato, qui vedete ci sono delle maglie basse, in quei punti andremo a lavorare il punto allungato, quindi andiamo a puntare l'uncinetto
e dobbiamo fare attenzione a ritrovarci con l'uncinetto esattamente al centro delle V che abbiamo sul retro. Quindi quando andiamo a lavorare il punto allungato dobbiamo lavorarlo esattamente al centro delle V che si trovano sul retro. Vedete? Ci troviamo esattamente al centro. Ora abbiamo lavorato questo punto allungato, andiamo a lavorare una maglia bassa sul punto allungato sottostante e poi di nuovo dobbiamo lavorare un punto allungato, una maglia bassa allungata, quindi puntiamo l'uncinetto nella maglia bassa che vi ho mostrato prima, in tutte queste qui che si trovano dopo la maglia bassa allungata, puntiamo l'uncinetto, ci ritroviamo esattamente al centro della V, andiamo a lavorare il nostro punto allungato. In questo modo vedete che è molto semplice, in realtà basta capire proprio il meccanismo. Maglia bassa normale nel punto successivo e poi di nuovo punto allungato nella maglia bassa che comunque si vede benissimo. Ci assicuriamo di trovarci al centro della V che si trova sul retro e chiudiamo in questo modo. Quindi procediamo in questo modo per tutta la riga. Terminiamo con una maglia bassa nell'ultimo punto. Questo è il risultato di questa riga. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella ed ora riprendiamo a lavorare le maglie basse in rilievo per creare la trama, perché questo è il dritto del lavoro, questo è il rovescio. Iniziamo lavorando una maglia bassa nei due punti successivi, quindi una e due. Dobbiamo ritrovarci sempre con queste maglie qui, queste asole qui, perché dobbiamo andare ora a fare la maglia bassa in rilievo. Quindi prendiamo la seconda asola della prima maglia allungata, la prima della successiva maglia allungata e chiudiamo a maglia bassa. Facciamo una maglia bassa in rilievo. Procediamo lavorando una maglia bassa nel punto successivo e poi di nuovo prendiamo le due asole in questo modo e facciamo una maglia bassa in rilievo, una maglia bassa nel punto successivo e di nuovo una maglia bassa in rilievo, prendiamo le due asole in questo modo. E come potete vedere il procedimento in questo caso è lo stesso, cambia solo il modo di iniziare e terminare il giro, perché in questo caso abbiamo iniziato con due maglie basse. Quindi procediamo in questo modo per tutta la riga. Terminiamo con una maglia bassa negli ultimi due punti. Questo è il risultato di questa riga. Come potete vedere si inizia ad intravedere la lavorazione, si volta il lavoro e a questo punto si procede alternando le righe che abbiamo già visto. Quindi ora facciamo intanto una catenella
e dovremo andare a lavorare le maglie basse allungate. Partiremo con una maglia bassa allungata perché qui, come potete vedere, abbiamo la maglia bassa, quindi puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa allungata, maglia bassa nel punto successivo, perché qui abbiamo una maglia bassa allungata, poi di nuovo una maglia bassa allungata. Ci assicuriamo di trovarci al centro della V. Per quanto riguarda il primo punto non è necessario, ma per i punti successivi sì. Idem per il punto finale, non è necessario trovarsi al centro di nessuna V perché non c'è, quindi andiamo a lavorare la maglia bassa allungata, maglia bassa nella maglia successiva e poi di nuovo maglia bassa allungata nelle maglie basse che si vedono benissimo, che si trova esattamente a fianco alla maglia bassa allungata. Puntiamo l'uncinetto, ci assicuriamo di trovarci al centro della V e lavoriamo la maglia bassa allungata. Questo è il procedimento semplicissimo da seguire. Terminiamo questa riga. Terminiamo con un punto allungato, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e a questo punto non ci resta che procedere nello stesso modo. Per continuare la lavorazione del pannello dobbiamo alternare dalla riga numero 3, quindi esattamente da questa, alla numero 6, quindi sono 4 righe che vanno ripetute per tutta la lavorazione. Quindi a questo punto noi cosa dovremo fare? Innanzitutto lavoriamo una maglia bassa nel primo punto, quindi al centro della V, poi andiamo a prendere le due asole, le solite due, e lavoriamo un punto rilievo, maglia bassa nel punto successivo, prendiamo le due asole e lavoriamo un punto in rilievo, punto successivo, maglia bassa normale, poi di nuovo prendiamo le due asole e lavoriamo un punto in rilievo e come potete vedere si crea questa trama. Quindi vi lascio continuare da sole, i procedimenti sono questi. Si alternano dalla riga 3 alla riga 6, come vi ho già detto sono 4 righe che vanno ripetute per tutta la lavorazione del pannello. Raggiungiamo le misure che vi lascio indicate qui in alto per quanto riguarda il pannello frontale. Quindi per quanto riguarda il pannello frontale, che è più piccolo, sono in totale 17 righe di lavorazione partendo proprio dalla prima fino all'ultima e per quanto riguarda la misura in centimetri sono circa 14 centimetri e mezzo, mentre per il pannello retro, che comprende anche la patella, sono 33 righe di lavorazione partendo dalla prima fino all'ultima e raggiungiamo circa 29 centimetri e mezzo. Quindi vi ho già detto le misure, ma ve le lascio indicate qui in alto. Il procedimento è lo stesso, quindi si parte con lo stesso numero di maglie e si procede fino a raggiungere l'altezza, le righe che vi ho indicato. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere.
Bene, ho lavorato tutto il pannello, in questo caso è il pannello più grande che comprende il retro e la padella. Ho in totale 33 righe lavorate e sono circa 29 cm e mezzo. Ho lavorato l'ultima riga sul rovescio e anche sul rovescio andrò a lavorare il giro di rifinitura, quindi non andrò a girare il lavoro ma continuerò lavorando le maglie basse tutte intorno solo su questi tre lati, perché qui termino in questo modo. Quindi cosa facciamo? Qui mi ritrovo nell'angolo, già una maglia bassa, vado a puntare l'uncinetto nella stessa maglia e procedo lavorando una maglia bassa, quindi io avrò creato un aumento. Sul lato più lungo andremo semplicemente a lavorare una maglia bassa in ogni punto che abbiamo sottostante. Ovviamente dovremo avere lo stesso numero di punti anche sull'altro lato più lungo, quindi puntiamo l'uncinetto nella riga successiva, prendiamo la maglia e lavoriamo una maglia bassa. Riga successiva, ovviamente voi avendo il lavoro davanti sicuramente riuscirete a vedere meglio, e lavoriamo una maglia bassa. Riga successiva, puntiamo l'uncinetto all'interno della maglia e lavoriamo una maglia bassa, e questo procedimento appunto lo ripeteremo per tutte le righe che abbiamo qui. Nel punto di ogni angolo andremo a lavorare 2 maglie basse, dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto. Idem su questo angolo, 2 maglie basse nello stesso punto e poi di nuovo una maglia bassa per ogni riga di lavorazione fino ad arrivare a questo punto dove andremo a chiudere il lavoro. Quindi procediamo. Qui abbiamo di nuovo l'angolo, andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, quindi una e 2, dopodiché procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Qui abbiamo un altro angolo, andiamo a lavorare l'ultimo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e dopo si procede di nuovo lavorando una maglia bassa per ogni riga di lavorazione. Una volta terminato il giro sono arrivata a quest'angolo, non vado a lavorare una maglia bassa nello stesso punto ma sarà sostituita dalla sola di chiusura, quindi ho già tagliato il filo, vado a chiudere quindi con asola di chiusura.
Dunque io ho ottenuto sia da un lato che dall'altro 45 punti. Se può esservi utile, non ho seguito i punti in base al numero di righe, ma ho lavorato punto per punto in base ai punti che mi ritrovavo sottostanti. Avevo lo stesso numero di punti da entrambi i lati. Ovviamente andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per il pannello frontale, quello che si troverà davanti. E in questo caso abbiamo ovviamente lo stesso numero di catenelle, ma andremo a lavorare 17 righe che corrispondono a 14 cm e mezzo e ripeteremo lo stesso procedimento per quanto riguarda il giro di rifinitura, quindi termineremo con l'ultimo giro sul rovescio e poi andiamo a fare il giro di rifinitura e questo sarà il risultato finale. Avremo quindi questo pannello più grande che comprende la parte retro e la patella che misura 29 cm e mezzo per quanto riguarda la lunghezza e sono 33 righe di lavorazione, mentre la parte frontale sono 17 righe di lavorazione che corrispondono a 14 cm e mezzo. Una volta lavorati i pannelli, a questo punto dobbiamo occuparci del giro borsa. Ovviamente se voi preferite potete fare anche un unico pannello che comprende parte frontale, fondo, retro e patella, quindi fare un unico pannello lungo e poi lavorare solo i laterali, però io ho deciso di fare in questo modo, quindi prendo in considerazione il numero di punti che ho lungo questo pannello, quello più piccolo, conto tutti i punti, quindi voi contate i punti che avete intorno al vostro pannello per sicurezza e in base a quelli andiamo a lavorare il giro borsa. Per realizzare il giro borsa avvieremo 7 catenelle che nel mio caso corrispondono a 3 cm, ma comunque potete avviare le catenelle in base alla profondità che volete dare alla vostra borsa. Quindi in questo caso io avvio 7 catenelle. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi di base avrò 6 punti. Volto il lavoro e continuo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la lunghezza che mi occorre. Troverete indicati qui in alto il numero di righe totali che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri. Per regolarvi con il numero di righe contate sempre il numero di maglie che avete intorno al pannello, ovvero nei due lati e nella parte inferiore. Contate tutte le maglie che avete, in base a quelle maglie che avete andrete a lavorare le righe sul giro borsa. Così nel momento della cucitura del giro borsa ai pannelli andrete semplicemente a cucire punto per punto. Quindi si procede lavorando una maglia bassa in ogni punto fino a raggiungere la lunghezza. Bene, una volta lavorate tutte le righe, nel mio caso 72 righe che equivalgono più o meno a 47 cm, calcolando che ho misurato da angolo ad angolo, questi tre lati sono 47 cm ed ho 72 maglie, quindi in base alle maglie che avete qui lungo il bordo e la misura in centimetri andrete a lavorare il giro borsa, come vi ho già detto prima. Una volta lavorate tutte le righe, cosa facciamo? Non andiamo a fare il giro di rifinitura, ma andiamo direttamente a cucire sul pannello. Quindi ho già fatto una catenella.
Io qui ho messo dei marcapunti esattamente sulla maglia bassa, si vede meglio da questo lato. Qui abbiamo l'angolo con le due maglie basse, io ho messo il marcapunti sulla maglia che si trova sulla parte superiore del pannello. Stessa cosa anche dall'altro lato. Ovviamente questo è il dritto del lavoro che sarà verso l'esterno. Andremo a cucire a maglia bassissima, quindi cosa faccio? Punto l'uncinetto nella maglia marcata, quindi in quella che si trova sulla parte superiore del pannello, prendo l'asola del giroborsa e la tiro fuori in questo modo. Procediamo poi cucendo a maglia bassissima, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, nel punto frontale del giroborsa e chiudo a maglia bassissima. Punto successivo, punto frontale, chiudo a maglia bassissima e così per ogni punto, calcolando che abbiamo lavorato il numero di righe che è lo stesso che si trova intorno al pannello, non dovremo avere problemi. Dunque, stavo terminando la cucitura, mi sono accorta di non riuscire ad arrivare all'ultimo punto, sono cose che capitano a chiunque, quindi per mostrarvi come risolvo, allora ho semplicemente tagliato il filo qui, perché tanto comunque ero arrivata, quindi ho tagliato abbastanza filo necessario per chiudere poi il lavoro e sono andata ad aggiungere una riga qui. Quindi ho lavorato un'ulteriore riga agganciandomi sulla parte finale del giroborsa in modo da riuscire a chiudere per bene il lavoro, quindi arrivavo all'ultimo punto. Quindi ora cosa faccio? Vado a riprendere il filo e chiudo nell'ultimo punto, in questo modo. A questo punto faccio una catenella, tiro fuori il filo e poi successivamente vado a nasconderlo. Ripeterò questo procedimento anche sull'altro lato. Per l'altro pannello vado a fissarmi gli angoli al giroborsa, facendoli ovviamente combaciare con quelli dell'altro pannello. Vi fisso il tutto con dei marcapunti così da non far muovere il lavoro. Partirò con la cucitura da questo punto, quindi riprendo il cornino, punto l'uncinetto nel punto
precedente a quello che va cucito, prendo l'asola e poi procedo cucendo a maglia bassissima come abbiamo fatto sull'altro lato, punto per punto. Andiamo a bloccare anche l'ultimo punto ed avremo terminato. Volendo possiamo proseguire con la maglia bassissima fino a ritornare al punto di inizio, cosa che sicuramente farò io. Quindi continuo a maglia bassissima. Terminato il giro, tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura. Ovviamente io ora non l'ho foderata, ma volendo si può foderare sia a pannello sia singolarmente, quindi ogni pannello foderato singolarmente, oppure si va a fare una piccola fodera qui a sacchetto che poi si cuce lungo il bordo. Potrebbe essere l'opzione che valuterò sicuramente, ma in questo momento sono anche un po' in ritardo perché questa borsa vorrei utilizzarla per un matrimonio, quindi dovrei anche un po' sbrigarmi, quindi diciamo che per la fodera ci penserò. La chiusura che utilizzerò è una chiusura a girello, ma come avrete notato non ho lasciato alcun foro per l'applicazione, perché questa cosa mi permette di fare? Mi permette di applicarla anche solo sul bordo, quindi io l'applicherò in questo modo. Così non devo impazzire per fare il foro sul pannello. Quindi la vado a posizionare, a centrare, faccio spazio per poter inserire le viti. In questo modo e poi vado ad inserire la parte che si trova all'interno.
Ed ecco qua, chiusura applicata. Ovviamente adesso non ci resta che applicare il girello. Applicare il girello è molto semplice, andiamo a inserirlo all'interno del foro, la chiudiamo e semplicemente andiamo a chiudere la nostra borsa, spingiamo, premiamo verso l'interno in modo che le alette entrano all'interno del corpo borsa, apriamo e avremo la posizione esatta in cui applicare il girello. A questo punto non ci resta che andare ad applicare la griglietta all'interno. Poi si piegano le alette, ora non riesco a mostrarvelo, ma con l'aiuto delle pinze pieghiamo queste alette e avremo terminato. Per realizzare il manico innanzitutto avremo bisogno di 2 moschettoni tondi, ne prendiamo uno e ci agganciamo con il cordino, quindi facciamo il cappietto iniziale al cordino, lo teniamo sull'uncinetto, prendiamo il moschettone dal lato chiuso, inseriamo l'uncinetto e all'interno del cerchio andiamo a lavorare 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. A questo punto ho avvolto il lavoro e procedo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la misura che voglio dare al mio manico. Una maglia bassa in ogni punto sottostante per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, ho fatto 24 righe, ho raggiunto 14 cm, a questo punto vado ad agganciare l'altro moschettone. Quindi ho voltato il lavoro, prendo il moschettone sempre dal lato chiuso, lo posiziono sul retro della fascetta e vado a lavorare l'ultima riga di maglia bassa prendendo anche l'anellino, quindi lo vado a bloccare direttamente nella lavorazione. In questo modo avrò creato il mio manico, non ci resta poi che tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie ed andare ad applicarlo sulla borsa. Io l'ho già realizzato, quindi non vado a tagliare in questo caso il filo, ma vi mostro direttamente come applicarlo sulla borsa, ma è semplicissimo perché dobbiamo andarlo ad inserire tramite appunto i moschettoni che abbiamo qui. Come potete vedere io l'ho applicato sulla parte alta, ovviamente ho fatto lo stesso procedimento sia per il manico che per la tracolla che ora ho inserito all'interno della borsa, altrimenti fa troppo rumore. Comunque, per applicare il moschettone basta semplicemente aprirlo. E ora ne rimuovo uno. Aprite il moschettone, ovviamente prendete le misure, vi regolate anche con il laterale. Aprite il moschettone e lo fate passare semplicemente tra le maglie, in questo modo.
Fate lo stesso anche sull'altro lato. Per la tracolla io ho applicato 1 metro di catenella per poterla indossare a spalla, ma si può indossare tranquillamente a mano. E questo è il risultato finale. Bene, una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io sono super soddisfatta e anche molto orgogliosa di questo progetto. Sono riuscita a realizzare finalmente una borsetta con questo punto che seguivo da un sacco di tempo, ma comunque vedevo molto macchinoso come punto, però alla fine ce l'ho fatta anche io. Spero che possa esservi di aiuto questo tutorial, perché comunque me lo avevate richiesto. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il progetto lasciatemi un bel pollice in su, condividete il video con tutte le vostre amiche creative e mi raccomando non dimenticate di seguirmi sui miei social dove pubblico le anteprime dei prossimi progetti e di iscrivervi al canale attivando la campanellina per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo video tutorial. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!